Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial andremo a realizzare una splendida collana realizzata interamente ad uncinetto. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio il materiale e poi il tutorial. Per questo progetto andrò ad utilizzare del semplice cotone. Ovviamente potete utilizzare qualsiasi filato, l'importante è che non sia troppo spesso, quindi potete usare anche il filato, quello egiziano molto piccolo, per intenderci quello che si usa per fare i centrini, va anche molto bene. Una volta che avrete scelto il vostro filato dovete usare l'uncinetto appropriato. Siccome la lavorazione che andrò a fare ho bisogno che sia molto fitta, io solitamente con questo tipo di filato uso l'uncinetto del 3,5, ma per questa lavorazione utilizzerò l'uncinetto del 2,5. Una volta che avrete scelto il filato vi occorreranno anche delle perline, vanno bene per le tonde, per le sfaccettate, cristalli, gocce, quelle che avete. Vi serviranno poi dei chiodini con la testolina, perché poi dovete inserire la vostra perlina e quindi non deve scappare. Vi serviranno degli anellini, un moschettone perché andiamo a fare una collana, e poi vi servirà un pezzettino di catena per fare l'allungamento, per aggiustare la taglia. Ovviamente oltre queste cose vi occorreranno delle pinze coniche e un paio di pinze come queste per aprire gli anellini. Adesso andiamo anzitutto a vedere come creare la base del fiore, quindi andiamo con l'uncinetto. Per questa lavorazione partiamo con la realizzazione dell'anello magico, quindi facciamo passare il filato intorno alle nostre dita e andiamo a realizzare il nostro anello. All'interno di questo anello andiamo a realizzare delle maglie alte, quindi procediamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, che sono la nostra prima maglia alta. Dopodiché filo sull'uncinetto realizziamo ancora 2 maglie alte per un totale di 3, quindi 1, 2 e 3, e abbiamo creato il primo gruppo di maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e ripetiamo, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Questo è quello che dobbiamo fare per tutto questo giro, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, nuovamente 3 punti alti, 1, 2 e 3, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 3 maglie alte all'interno del cerchio, 1, 2 e 3. L'abbiamo fatto per 4 volte, dobbiamo farlo ancora una volta, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e 3 maglie alte, 1, 2, fate attenzione a prendere tutti i fili dell'anello magico, quindi entrambi, 2 e 3 maglie alte, nuovamente 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo totalizzato un totale di 5 gruppi a maglia alta, quindi andiamo a stringere il nostro anello e andiamo a chiudere il giro. Quindi salto le 3 catenelle, passo in questo punto e mi chiudo con un punto bassissimo. Adesso dobbiamo fare il secondo e ultimo giro, quindi mi devo portare all'interno dell'archetto, carico il filo sull'uncinetto e realizzo una mezza maglia alta. Dopo la mezza maglia alta dobbiamo realizzare un totale di 4 punti alti, quindi filo sull'uncinetto, punto alto, 1,
2, 3 e 4. Dopo le 4 maglie alte facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ho messo appositamente le dita in questo modo perché mi devo chiudere con un punto bassissimo nella prima catenella che ho creato. Dopodiché 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Dopo i 4 punti alti dobbiamo realizzare la mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto e chiudo tutte e 3 le maglie. Vado nella seconda maglia alta e mi chiudo con un punto bassissimo. Come vedete abbiamo realizzato il primo petalo. Dobbiamo fare la stessa lavorazione sugli altri 4. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo e realizzo una mezza maglia alta. Dopodiché 4 punti alti, quindi 1, 2, 3 e 4. Dopo le 4 maglie alte facciamo il nostro picciolino, quindi io metto subito le dita in questo modo e faccio le 3 catenelle, 1, 2 e 3 e vado a chiudere con un punto bassissimo. Filo sull'uncinetto, 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Per chiudere il petalo realizzo la mezza maglia alta. Mi chiudo con un punto bassissimo nella seconda maglia. Abbiamo terminato anche il secondo petalo, quindi questa è la lavorazione che devo fare su tutti i petali. Ve lo faccio vedere ancora una volta. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado nell'archetto successivo e lavoro una mezza maglia alta. Dopo la mezza maglia alta 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Stringo bene la lavorazione, lavoro 3 catenelle, 1, 2 e 3 e chiudo con un punto bassissimo. Nuovamente 4 maglie alte, 1, 2 e 3, chiudo con la mezza maglia alta, vado nella seconda maglia alta di base e chiudo con un punto bassissimo e abbiamo realizzato anche il terzo petalo. Questo è quello che abbiamo ottenuto con la lavorazione di 3 petali. Adesso fate tranquillamente da soli gli altri 2. Ho terminato l'ultimo petalo, quindi ho realizzato la mia mezza maglia alta e adesso vado a chiudermi nella seconda maglia alta di base con un punto bassissimo. Dopodiché faccio un nodino e vado a tagliare il filo. Tiro e stringo bene la lavorazione. E il fiorellino è terminato. Adesso non ci resta che nascondere le 2 codine. Una volta che avrete quindi terminato il vostro fiorellino e nascosto le codine, seguendo la stessa spiegazione dovete eseguire un totale di 9 fiorellini. Dopodiché siamo pronti per assemblare la nostra collana. Per prima cosa vi consiglio di disporre già i petali nell'ordine in cui volete unirli. Io, come vedete, ho usato 3 colori, ma potete usarne tranquillamente anche uno solo. Fate in modo che i petali siano in questa posizione, ossia un petalo deve stare nella parte sottostante. In questo modo si verrà a formare il cerchio, quindi la parte rotonda della scollatura, quindi la parte della collana. Dopodiché munitevi del materiale, quindi perline, chiodini e anellini, e andate tranquillamente ad assemblare. Per prima cosa andiamo a prendere le nostre perline
e inseriamo il chiodino all'interno del foro. Con la pinza tonda andiamo a piegare in questo modo il chiodino e poi realizziamo l'asola, quindi mettiamo le pinze coniche in questo modo e le giriamo. In questo modo si verrà a formare un anellino. Fate questo quindi per tutte le perline che avete a disposizione. Terminate le perline, possiamo passare all'unione dei fiorellini. Quindi prendete le pinze piatte, andate a prendere un anellino e lo andate ad aprire. Dopodiché andate a prendere la coppia di fiori, inserite l'anellino all'interno di un petalo e all'interno dell'altro. Dopodiché andate semplicemente a chiudere il vostro anellino. Prendete il secondo anellino e lo inserite nel petalo accanto. E abbiamo unito i primi due fiori. Dopodiché prendete il fiorellino successivo e ripetete l'operazione. Praticamente dobbiamo unire tutti i petali con gli anellini, sempre 2 a 2. Questo è l'effetto che dovete ottenere, quindi andate avanti fino ad unire tutti i petali. E questo è il risultato una volta che avrete unito tutti i fiorellini tra di loro con gli anellini. Adesso andiamo a montare insieme la chiusura. Per fare ciò mettiamo la collana in questo modo, perché il moschettone va sempre inserito sul lato destro. Quindi andiamo a prendere i nostri anellini e andiamo a inserire un anello in questo petalo e un anello in questo. Quindi qua andremo ad inserire il moschettone in questo modo, invece su questo lato andremo ad inserire la catena di allungamento. Quindi inseriamo la nostra catenina nell'anellino, dopodiché la facciamo passare nel petalo.
e anche la chiusura l'abbiamo inserita. Adesso andiamo a decorare la parte sottostante, quindi andiamo a inserire le perline in questa parte. Prendiamo nuovamente un anellino, lo apriamo e inseriamo la prima perla. La prima perla andrò a inserirla in questo punto. Prendiamo un altro anellino, un'altra perla e la andiamo a inserire in questo anellino. Stessa cosa sul lato opposto. Personalmente ho ancora altre 2 perle e le andrò a inserire in questi 2 petali. Ovviamente le perline potete inserirne anche di più o potete anche non metterle, il risultato è comunque bello. Ecco fatto, e abbiamo inserito tutte le perle. Adesso vi faccio vedere il risultato finale sopra all'espositore. Prima di andare sull'espositore vi faccio vedere l'effetto di un altro pezzo che ho fatto. In questa collana ho usato colori diversi e ho inserito più perle. Ne sto facendo ancora una, però un po' più diversa, che sicuramente vi farò vedere poi all'inizio del video, con dei fiori più piccoli. Qui ho usato il filato, quello il cotone egiziano, quello un po' più piccolino, dove però andrò a mettere sicuramente meno fiori. Vi faccio vedere su per giù come la sto facendo. Devo ancora togliere tutte le codine. Quindi in questa collana metterò solo questi 5 fiori un po' più grandi, poi ne ho fatti 2 con un filato ancora più piccolino di quelli da uncinetto proprio piccolino da centrino, e li metto uno qui e uno qui. Dopodiché farò tutto l'allungamento solo con la catena e metterò, penso, delle gocce, una goccia qua. Comunque vi faccio vedere il risultato finale quando avrò comunque deciso come proseguire. Questo è stato fatto con un filato molto piccolo, questo qua per intenderci è un filato cablé numero 8, quindi è davvero molto sottile. Questo per farvi vedere che questo progetto potete farlo davvero con qualsiasi tipo di filato, l'importante è che non sia troppo grande. Questo filato qui l'ho usato addirittura con l'uncinetto di lavorazione numero 1, quindi un uncinetto molto piccolo, infatti vedete è grande quanto un dito praticamente.
Adesso vado a terminare questa, poi ci vediamo dopo, vi faccio vedere tutti i pezzi sugli espositori. Prima di andare sugli espositori vi faccio vedere alla fine come ho terminato questa collana. Come vedete ho nascosto quindi tutte le codine di ogni fiore, dopodiché li ho uniti tramite gli anellini come abbiamo fatto per le collane precedenti. Una volta uniti tutti i fiorellini sono andata ad inserire un cristallo nel petalo centrale del fiore centrale. Dopodiché ho tagliato 2 spezzoni di catena per creare quindi il girocollo. Ne ho inseriti uno da una parte e uno dall'altra, sempre tramite gli anellini. Ho inserito il mio moschettone e infine ho inserito la targhetta con scritto stainless steel, perché tutte le parti metalliche dei miei gioielli sono fatte in acciaio. E questo è il risultato. Adesso abbiamo finito il nostro video, vi faccio vedere l'effetto sopra i colli. Ed ecco il risultato delle collane terminate. Spero che il mio progetto vi sia piaciuto, che vi sia stato di ispirazione. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like, ma soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. In questo modo non vi perderete i prossimi tutorial. Io come sempre vi do un grosso abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial.